Sono Gennaro Santoro, sono un avvocato, mi occupo prevalentemente di diritti umani, sono nel direttivo dell'Associazione Antigone e consulente legale della CILD. Nei CPR si finisce quando si è irregolari, stranieri irregolari sul territorio italiano e si è destinatari di un provvedimento di espulsione. Quindi nel CPR si finisce nel momento in cui o non hai mai avuto un permesso di soggiorno o hai perso il permesso di soggiorno, ad esempio perché hai perso il posto di lavoro. Oltre ad essere irregolare, diciamo, il CPR è un'estrema ratio, quindi finisci in CPR se non ci sono alternative al CPR come la consegna di un passaporto, la possibilità di andare a firmare in un posto di polizia. Quindi finisci in CPR perché hai un provvedimento di espulsione e non si riesce ad organizzare il tuo rimpatrio nell'immediato, ad esempio perché non è pronto un volo che possa rimpatriarti nel tuo paese di origine e soprattutto ed anche perché non ci sono alternative alla detenzione nel CPR. Non è possibile detenere quando sei una persona inespellibile, come ad esempio i minori sono inespellibili ai sensi dell'articolo 19 del nostro testo unico immigrazione. Non è possibile detenere quando sei un richiedente asilo, ma la legge prevede delle eccezioni e queste eccezioni sono talmente tante che di fatto sono tantissimi i richiedenti asilo che vengono trattenuti all'interno dei CPR. Non è possibile trattenere delle persone vulnerabili, pensiamo ad esempio alle vittime di tratta. Quando hai dei problemi di salute che rendono incompatibile la tua detenzione all'interno di un CPR, non dovresti essere trattenuto nel CPR. Ciò nonostante, in base ai dati in nostro possesso, in possesso del Garante ed altre autorità, sono tante le persone che soffrono di gravi patologie e che comunque sono trattenute all'interno dei CPR. Il CPR in astratto è un luogo che può esistere, nel senso che anche la Corte europea dei diritti dell'uomo ha previsto che è possibile la detenzione amministrativa se ci sono determinate garanzie, quindi la previsione da parte della legge, la convalida di un giudice e un controllo nel tempo sulla legittimità di questo trattenimento. C'è però un discorso da fare sulla proporzionalità di questa misura, quindi questa misura è costituzionalmente possibile se innanzitutto è effettiva, nel CPR ci puoi finire se sei destinatario di un provvedimento di espulsione e sappiamo che nel 50% dei casi negli ultimi 20 anni poi le persone trattenute non sono effettivamente rimpatriate. Quindi innanzitutto c'è una finalità che non viene rispettata e c'è da domandarsi questo 50% di persone trattenute e poi non rimpatriate, ad esempio perché provengono da paesi come la Libia o altri paesi dove effettivamente è impossibile, oltre che illegittimo rimpatriare, perché sono state trattenute. Innanzitutto la nostra Costituzione tutela quella che è la dignità della persona e il diritto alla vita e quindi alla salute. No, non credo che siano tutelati questi diritti all'interno dei CPR proprio perché lo stesso Garante nazionale che ci parla di involucri vuoti, quindi di luoghi che non sono pensati per trattenere per più giorni, settimane o mesi delle persone, ma sono pensati come luoghi di transito. Al contrario, sono luoghi dove la persona trascorre tanto tempo e non vi è nessun tipo di assistenza. Si pensi che questi sono gli unici luoghi pubblici dove l'assistenza sanitaria è privata, è affidata all'ente gestore, quindi il diritto fondamentale alla salute, che è la precondizione per il rispetto della dignità di una persona, non viene rispettato e soprattutto sono degli involucri vuoti dove il tempo trascorre nell'ozio, quindi le persone stanno tra queste gabbie nel cemento senza sapere neanche dove poter mangiare, non esiste una mensa, non esistono delle attività, non è possibile svolgere un'attività lavorativa, eccetera. Quindi credo che non siano rispettati né il principio della dignità umana né
il diritto alla salute e il diritto alla vita. Viene in mente il recente suicidio nel CPR di Torino, che riassume un po', è emblematica, riassume un po' quella che è la vicenda che interessa i CPR. C'è una persona che era stata picchiata selvaggiamente a Ventimiglia e che quindi era finita nel CPR perché era stata appunto identificata in ospedale dopo che aveva subito queste percosse, questi atti di violenza. Quindi una persona che psicologicamente non era idonea, non poteva essere trattenuta all'interno del CPR, oltre a meritare per altre ragioni un altro tipo di trattamento, appunto perché è vittima di reato, che viene buttata letteralmente all'interno del CPR e che soprattutto viene posta in isolamento. Il mio timore sul sistema CPR è innanzitutto il non rispetto della Costituzione per queste persone che appunto non vedono tutelata la loro dignità e il loro diritto alla salute, perché appunto la salute è affidata a soggetti privati, non c'è assistenza psichiatrica e si finisce in un involucro vuoto dove il tempo non ha più nessun significato. Il mio timore è che questa sperimentazione per gli stranieri irregolari possa essere ripetuta anche per altre categorie di persone. Quindi io credo che sia un interesse dell'intera collettività di pensare seriamente di superare la detenzione amministrativa, perché è un sistema illegale, illegittimo, inefficace e che merita di essere superato.